Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Corlopam Teva Italia SRL, sede legale. Ultimo aggiornamento. 10 dicembre 2021. Cos'ha Corlopam? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Corlopam durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Corlopam? Corlopam ha un farmaco a base del principio attivo fenoldopam mesilato, appartenente alla categoria degli simpaticomimetici e nello specifico adrenergici e dopaminergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Teva Italia SRL, sede legale. Corlopam può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Corlopam 20 mg/2 ml Soluz. Iniet. EV1 Fiala 2 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teva Italia SRL, sede legale. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo fenoldopam mesilato. Gruppo terapeutico: simpaticomimetici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: terapia d'emergenza dell'ipertensione che richieda trattamento per via endovenosa. Posologia: modo di somministrazione. Corlopam deve essere somministrato per infusione endovenosa continua. Posologia: la dose iniziale a 0,1 mcg/kg/min, con incremento di 0,1 mcg fino a che si raggiunge la diminuzione di pressione arteriosa desiderata. Il dosaggio può essere incrementato al massimo ogni 10 minuti a seconda dello stato clinico del paziente e della gravità delle condizioni. Di norma il controllo della pressione arteriosa viene raggiunto nel range di 0,1-0,39 mcg/kg/min. Nel 20% dei casi il range terapeuticamente utile è stato di 0,40-0,69 mcg/kg/min. Quando si raggiunge la risposta pressoria desiderata, il dosaggio di Corlopam può essere gradualmente ridotto o l'infusione sospesa. Si possono somministrare agenti antiipertensivi orali durante l'infusione o dopo, se necessario. Controindicazioni: il farmaco è controindicato in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Corlopam nel bambino non sono state verificate. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: la sicurezza e l'efficacia del Corlopam nel bambino non sono state verificate. Come per tutti i vasodilatatori, ha necessaria cautela nella riduzione di pressioni arteriose molto alte, poiché ha copyright. Come risultato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non si conoscono interazioni con Corlopam somministrato per via endovenosa. Non sono state segnalate interazioni con altri agenti cardiovascolari, quali digitale, nitroglicerina, sublinguale, beta-bloccanti, alfa-bloccanti, calcioantagonisti, ACE inibitori dell'enzima D. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Corlopam durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Corlopam durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Corlopam è controindicato durante il primo trimestre di gravidanza. Nell'ulteriore periodo non dovrebbe essere somministrato a donne in gravidanza a meno che i benefici attesi non superino i possibili. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Corlopam può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Il farmaco può indurre ipotensione. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono raggruppati in base alla classificazione per sistemi e organi. All'interno di ogni classificazione per sistemi e organi, la frequenza è definita come molto comune, a 0,1. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non è stato osservato sovradosaggio con Corlopam. La reazione più probabile dovrebbe essere eccessiva ipotensione.
Se ciò dovesse verificarsi, la somministrazione di Corlopan dovrà essere interrotta e si istituirà un'adeguata terapia di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci, adrenergici e dopaminergici, codice ATC. C01K19. Corlopan ha un potente vasodilatatore a rapido effetto che agisce con un meccanismo d'azione unico. Questo, proprietà farmacocinetiche. Durante un'infusione endovenosa di 2 ore di Corlopan in soggetti sani, sono state ottenute concentrazioni di plasma stabili in 30-60 minuti. L'emivita di 6 minuti, mentre la clearance media, dati preclinici di sicurezza. La DL50 nel topo e nel ratto dopo somministrazione endovenosa è stata rispettivamente di 28, 9, 53 mg/kg. Uno studio di infusione endovenosa condotto nei ratti per 24 ore a dosaggi varianti, elenco degli eccipienti: glicole propilenico, acido citrico, sodio citrato, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.